high inflation, electricity and energy price rises, a climate catastrophe, increased food insecurity, and a fast emerging cost of living crisis. Everybody's fine. Really? Really? Okay. Thank you, Madam President, honorable members, my fellow Europeans. Europeans from across our union woke up, dismayed by what they saw, shaken by the resurgent and ruthless face of evil. And this is not only a war unleashed by Russia against Ukraine. This is also a war on our energy. It's a war on our economy. It's a war on our values. It is a war on our future. Combattenti di terra, di mare, dell'aria. Un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. From day one on, Europe has stood at Ukraine's side with weapons, with funds, with hospitalities for refugees, and with the toughest sanctions the world has ever seen. And I want to make it very clear. The sanctions are here to stay. This is time for us for resolve and not for appeasement. This has to be very clear. Mo so cazzi. Please remember, in March we connected successfully Ukraine to our electricity grid. It was planned for 2024. We did it in 2 weeks only. And today, Ukraine is exporting electricity to the European Union. Nonna, mi hanno fatto un buono. Che vuol dire? Vuol dire che... Che te la vinde il culo. In a million of examples of Europeans adapting to the new reality. And I want our union to take example from its people. So reducing demand during peak hours will make supply last longer, and it will bring prices down. This is why we're putting forward measures for member states to reduce their overall electricity consumption. La fisica ci insegna che a 1000 metri l'acqua bolle a 97 gradi. Un po' meno. A 2000 metri bolle a 93 gradi. Sì. Sull'Everest, la scienza esatta, la fisica ci dice che bolle a circa 70,5 gradi. Quindi si risparmierebbe molto. Perché, certo. Noi fisici consigliamo agli italiani di andare a cucinare i fusilli in Nepal. Next, if I look at electricity, millions of Europeans need support. This is why we are proposing a cap on the revenues of companies that produce electricity at low costs. These companies are making revenues they never accounted for, they never even dreamt of. And don't get me wrong, in our social market economy, profits are okay, they are good. But in these times, it is wrong to receive extraordinary record revenues and profits benefiting from war and on the back of our consumers. In these times, profits must be shared and channeled to those who need it most. На наших фабриках и заводах работает без капиталистов. Работают труженики фабрики и заводов.
Руководит фабриками, заводами. Люди из народа. Это и называется у нас социализмом на деле. Now, honorable members, there is one important point. Half a century ago, in the 1970s, the world faced another fossil fuel crisis. Some of us remember the car-free weekends to save energy. Yet, we kept driving on the same road. Solo un vecchio sporco imbroglio, ma è uno sbaglio, è petrolio. E a un certo punto ci trovammo a pedalare, tutti indistintamente, giovani, anziani, bambini. Chi ha vissuto quel periodo ha in mente un'immagine precisa, un'Italia che pedala nel segno di un'indelebile definizione, austerity. Siamo agli sgoccioli del 73 e le domeniche a piedi diventano il simbolo di una crisi che dalla guerra nei paesi arabi, dal rincaro del petrolio, finisce per investire le illusioni di un intero continente. L'Italia è chiamata ad un passaggio complesso, ad un'inversione di rotta della sua recente storia consumistica. Il boom economico l'ha avviata ad un benessere fatto di cose possedute più che costruite. Il risveglio è dunque brusco. Mentre il prezzo del petrolio cresce del 400%, la benzina del 10%, il gasolio da riscaldamento del 60%, certezze e abitudini crollano, aprendo la strada ad una sensazione che si credeva archiviata per sempre, quella della vulnerabilità. La nuova parola d'ordine è appunto austerity. Only a few visionaries understood that the real problem was the fossil fuels themselves, not their price. And among them were our Danish friends. When the oil crisis hit, Denmark started to invest heavily into harnessing the power of the wind. They laid the foundation for its global leadership in the sector and created tens of thousands of new jobs. This is the way to go. The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. L'hydrogène peut changer la donne pour l'Europe. Nous devons passer du marché de niche au marché de masse pour l'hydrogène. Nous voulons produire 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable d'ici 2030. Je peux annoncer aujourd'hui que nous allons créer une nouvelle banque européenne de l'hydrogène. Vi faccio una domanda. Se arriva uno e taglia il filo della vostra corrente a casa, cosa succede? Lo sapete cosa succede? Morti, come ebeti nel terzo millennio, morti. Morti! Allora io ho capito che c'è un altro modo di ragionare. L'ho capito anche da uno svizzero, l'ho capito da uno svedese, che si può ragionare. Me la faccio la corrente, col sole il principio è lo stesso. Se può funzionare con questo, che è una calcolatrice che abbiamo sotto gli occhi da anni, solare, se funziona come questo, il principio è lo stesso. Dio mio, allora vado in giro, vado in Svizzera, vado al Zollbruch, vado al Zollbruch, vicino a Berna, nella valle dell'Emmental, tutto un odore pazzesco, vedo lì e incontro un falegname, un uomo normale, un uomo intelligente, un uomo che sa fare le cose con le mani, che con le sue spese si fa l'elettricità, come due pannelli, acchiappa la luce del sole, fa l'elettricità, con l'elettricità fa l'elettrolisi, acqua e elettricità, scinde H2 da O, dall'ossigeno, l'ossigeno lo butta in una vasca di pesci rossi. Ho visto i pesci rossi più grossi della mia vita. Ce n'era uno che usciva e diceva: datemi un caimano che lo mangio. Con l'idrogeno fatto dal sole, acqua, sole, energia, idrogeno fa andare la cucina, i fornelli e la macchina. E la macchina. Quel furgone lì ha 4 ruote motrici, va a benzina, a GPL e a idrogeno, fatto col sole. E dallo scappamento cosa esce? Vapore acqueo. Acqua. Esiste da 30 anni.
Ora ve lo faccio vedere, l'ho fatto vedere in televisione, non so se l'avete visto. È vero, non vi ingannerei mai. L'ho provato, va a 110 all'ora, ha un'autonomia di 150 km perché ha un piccolo serbatoio di idrogeno, ma quell'idrogeno lì l'ha fatto col sole e da lì esce vapore acqueo. Questa è la tecnologia del futuro. Lo voglio domani. Of this decade. Le macchine, le voglio. And therefore in October we will come forward with new ideas for our economic governance. Let me share a few basic principles with you. Member states should have more flexibility on their debt reduction path. But there should be more accountability on the delivery of what we have agreed on. La seconda è questa. Noi andiamo con quello che decide l'Unione Europea. Io la metterei in questi termini. But securing supplies is only a first step. The processing of these metals is just as critical. And today, China controls the global processing industry. Almost 90% of rare earth and 60% of lithium are processed in China. So we will identify strategic projects all along the supply chain, from extracting to refining, from processing to recycling, and we will build up strategic reserves where supply is at risk. This is why today I am announcing a European Critical Raw Materials Act. You didn't want to get involved in the Ukraine conflict militarily for obvious reasons. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. One and the same. And so I want to know the people of the Western Balkans, Ukraine, Moldova and Georgia, to know, and I think I speak in the name of this noble house, you are part of our family, you are the future of our union and in our union, and our union is not complete without you. This has to be the message. Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. Se sposti un po' la seggiola stai comoda anche tu. Gli amici a questo servono a stare in compagnia. Sorridi al nuovo ospite e non parli.